Benvenuti al primo episodio di questa serie dedicata al Cerchio Firenze 77. Oggi iniziamo un viaggio affascinante in un mondo di pensieri e riflessioni profonde, e lo facciamo parlando di una delle esperienze spirituali più importanti e documentate d'Italia, il Cerchio Firenze 77. So che molti di voi potrebbero non aver mai sentito parlare o magari l'hanno sentito nominare, ma non sanno esattamente di cosa si tratti. L'obiettivo è proprio questo, fare chiarezza in modo semplice senza dare nulla per scontato. Immaginatevi questo, siamo a Firenze nel secondo dopoguerra. Un gruppo di amici, persone normalissime come noi, con un lavoro e una famiglia, inizia a trovarsi regolarmente, spinto da una grande curiosità e da domande profonde sulla vita, sulla morte e sul senso di tutto. Non erano una setta, non erano una religione e non avevano un capo. Erano semplicemente dei ricercatori, persone che cercavano risposte. Questo gruppo nel corso degli anni è diventato il Cerchio Firenze 77. Cerchio perché si riunivano in cerchio, simbolo di unione e parità. Firenze per la città dove tutto è nato, e 77 è un riferimento simbolico legato al numero dei partecipanti ed altri significati più profondi di cui magari parleremo più avanti. Per oltre 30 anni, dal 1946 fino a metà degli anni 80, questo gruppo ha vissuto un'esperienza straordinaria. Attraverso uno di loro, che fungeva da canale, hanno ricevuto una quantità enorme di insegnamenti su ogni aspetto dell'esistenza umana e spirituale. A questo punto vi starete chiedendo, ok, ma come ricevevano questi insegnamenti? Chi parlava? La comunicazione avveniva attraverso una persona del gruppo, chiamata Roberto Setti, che agiva come medium. Ora, la parola medium può far venire in mente scene da film, fantasmi e cose spaventose. Dimenticate tutto questo, proviamo a spiegarlo con un'analogia semplicissima. Pensate a una radio. Una radio di per sé non crea la musica o le parole che sentite, semplicemente si sintonizza su una frequenza che già esiste nell'aria e la trasforma in un suono che noi possiamo ascoltare. La radio è un ricevitore, un trasduttore. Ecco, un medium in questo contesto è qualcosa di molto simile. È una persona con una sensibilità particolare, capace di sintonizzare la propria coscienza su frequenze diverse dalla nostra realtà quotidiana. Diventa un ponte, un canale, che permette a pensieri e messaggi provenienti da altre dimensioni di essere espressi attraverso la sua voce. Il medium non è posseduto, non perde il controllo, semplicemente si mette in ascolto e lascia fluire un messaggio, proprio come una radio trasmette un programma. Veniamo quindi alla domanda più importante. Chi erano le voci che parlavano attraverso il medium? Erano fantasmi? Spiriti di persone morte? Assolutamente no. Loro stessi si sono definiti in un modo molto diverso. Si presentavano come entità guida o maestri. Cerchiamo di capire cosa significa. Secondo i loro insegnamenti, l'universo è immensamente più vasto e complesso di quello che vediamo. Esistono altre dimensioni, altri piani di esistenza, abitati da coscienze che hanno proseguito il loro percorso evolutivo molto oltre il nostro. Queste coscienze non sono più legate a un corpo fisico come noi. Queste entità non avevano lo scopo di predire il futuro, di fare miracoli o di spaventare la gente. Il loro unico obiettivo, dichiarato fin da subito, era l'insegnamento. Volevano offrire all'umanità degli strumenti per evolvere, per capire meglio se stessa e le leggi universali che governano la vita. Erano diverse voci, ognuna con la sua personalità e il suo modo di esprimersi. C'era Dali, spesso considerata la guida principale, aveva un approccio amorevole, diretto e paterno, usava un linguaggio semplice e toccava il cuore delle persone. Kempis era il filosofo del gruppo. I suoi interventi erano profondi, complessi e analitici. Spiegava i meccanismi dell'universo e della coscienza in modo quasi scientifico. Claudio, un'entità che si presentava come un antico romano, portava una saggezza pratica legata alla vita di tutti i giorni e alla comprensione del dolore. E poi c'erano Fratello Orientale, François e molti altri. Ognuno portava una sfumatura diversa da un unico grande insegnamento. La cosa incredibile è che queste voci, pur essendo diverse, erano perfettamente coerenti tra di loro, costruendo nel corso di 30 anni un corpus di conoscenze vastissimo e senza contraddizioni. Quindi, per riassumere, il Cerchio Firenze 77 non era una setta, ma un gruppo di persone comuni in cerca di risposte. Hanno ricevuto insegnamenti per decenni attraverso un medium, che agiva come una radio per altre dimensioni. Le voci non erano di fantasmi, ma di entità guida o maestri, coscienze evolute il cui unico scopo era insegnare e aiutare l'umanità a crescere. Lo scopo di questi episodi sarà proprio quello di esplorare, episodio dopo episodio, i temi che ci hanno lasciato: l'amore, la morte, la reincarnazione, la conoscenza di sé, l'egoismo, la felicità. E vedremo come questi insegnamenti, anche se ricevuti decenni fa, siano oggi più attuali e necessari che mai. Oltre alla visione delle entità come coscienze esterne e distinte, esiste anche un'interpretazione, spesso discussa in ambito psicologico e spirituale più moderno, che vede le voci o gli insegnamenti canalizzati non come esseri separati, ma come un'espressione più profonda e sconosciuta della coscienza del medium stesso. Immaginate la nostra mente non come una singola stanza, ma come una casa grandissima con molte stanze, alcune illuminate e che usiamo ogni giorno, la nostra coscienza normale, e altre più buie, nascoste, di cui non siamo sempre consapevoli, il nostro inconscio.
In queste stanze segrete ci sono memorie, potenzialità, conoscenze, archetipi e saggezze che non raggiungiamo facilmente. Secondo questa prospettiva, quando un medium come Roberto Setti entra in uno stato alterato di coscienza, uno stato che facilita il canalizzare, potrebbe attingere queste parti più profonde e vaste di sé. Le entità o maestri che parlano con le loro diverse personalità e stili non sarebbero altro che sfaccettature o aspetti di questa coscienza vasta e superiore del medium. È come se il medium fosse un attore che in un momento di grande ispirazione riesce a interpretare diversi personaggi, ognuno con la sua voce e la sua saggezza, ma tutti nascono dalla sua capacità interpretativa e dalla sua profondità interiore. In questo caso gli insegnamenti sarebbero comunque preziosi e elevati, perché verrebbero da una parte della coscienza che è più saggia, più connessa e che ha accesso a informazioni e intuizioni che normalmente non sono disponibili nella nostra vita quotidiana. Non si tratterebbe di finzione, ma di un'autocanalizzazione da una parte sconosciuta e profonda del proprio essere. Voglio anche ricordarvi che su internet, su YouTube, se cercate Cerchio Firenze 77, ci sono le registrazioni delle voci dei medium avvenute per 30 anni, in modo che possiate sentire voi stessi le voci direttamente dei protagonisti. Naturalmente ricordandosi che si trattano di registrazioni fatte tra gli anni 70 e gli anni 80, con strumenti dell'epoca. Andiamo ora al primo episodio di questa lunga serie dedicata al Cerchio Firenze 77 e ai suoi insegnamenti. Il titolo è L'universo non creato. Partendo da qui, getteremo le fondamenta di tutto il nostro viaggio. Per comprendere chi siamo e perché siamo qui, dobbiamo prima di tutto porre la domanda più grande e fondamentale di tutte. Qual è la natura di tutto ciò che esiste? Da dove viene l'universo? Da dove veniamo noi? La maggior parte di noi è cresciuta con una storia ben precisa in mente, una narrazione che ha plasmato la nostra civiltà per millenni, la storia di un Dio creatore. In questa visione, che ci è familiare fin dall'infanzia, Dio è un'entità suprema, un grande architetto, un artigiano divino, che in un dato momento decide di creare l'universo dal nulla. È come un pittore che si trova davanti a una tela completamente vuota, o un vasaio che con le sue mani modella l'argilla inerte per darle forma. In questo quadro la distinzione è netta, chiara, quasi invalicabile. Da una parte c'è il creatore, perfetto, onnipotente ed eterno. Dall'altra c'è il creato, tutto ciò che è stato fatto, che è per sua natura imperfetto, limitato e soprattutto separato dalla sua fonte. Questa visione ha dato forma alle nostre religioni, alla nostra morale, al nostro stesso modo di concepire il rapporto col divino. È un rapporto gerarchico, verticale, tra un suddito e un re, tra un figlio e un padre potente e talvolta lontano, che osserva dall'alto le sue creature. È una visione che implica una distanza fondamentale, un abisso tra noi e la nostra origine, un abisso che, secondo molte dottrine, può essere colmato solo attraverso la fede, la preghiera, l'obbedienza a regole esterne e la richiesta di perdono per la nostra intrinseca imperfezione. Gli insegnamenti del Cerchio Firenze 77 ci invitano a fare un passo indietro, a mettere momentaneamente da parte questa immagine così radicata in noi. Non per negare il divino, assolutamente no, ma per tentare di comprenderlo in un modo infinitamente più vasto, più intimo e secondo loro più logico. Ci chiedono di iniziare da un punto di partenza completamente diverso, di capovolgere la nostra prospettiva. Il primo concetto che dobbiamo affrontare, il pilastro su cui tutto il resto si regge, è quello che l'entità Kempis definisce l'assoluto. Per un momento proviamo a liberare la mente da ogni immagine di un dio con sembianze umane, seduto su un trono tra le nuvole. L'assoluto non è un chi, ma un cosa, è la realtà stessa con la R maiuscola. È la radice di ogni cosa, lo spirito infinito che contiene in sé tutto ciò che è, tutto ciò che è stato e tutto ciò che sarà. Riflettiamo attentamente sulla parola stessa assoluto. Deriva dal latino absolutus, che significa sciolto da, libero da vincoli. Se qualcosa è assoluto, per definizione, non può avere nulla al di fuori di sé. Se ci fosse anche solo un granello di polvere, un singolo pensiero, un'emozione sperduta al di fuori dell'assoluto, allora a quell'assoluto mancherebbe qualcosa per essere il tutto. Non sarebbe più assoluto. Questa non è una richiesta di fede, ma una deduzione puramente logica. Se seguiamo questo ragionamento fino alla sua conclusione, ne consegue che ogni cosa che possiamo immaginare, le stelle più lontane, i pianeti del nostro sistema solare, gli alberi, gli animali, noi stessi, i nostri corpi, i nostri pensieri, le nostre emozioni più segrete, tutto, senza eccezione, è dentro l'assoluto. Nulla può esserne separato. Questo singolo concetto, se lo lasciamo penetrare in profondità, ha il potere di capovolgere completamente la prospettiva spirituale tradizionale. Se la fonte di tutto è un'unità totale e onnicomprensiva, allora il senso di separazione che proviamo ogni giorno, io sono qui, tu sei lì, io sono un'entità separata dal mondo che mi circonda, deve essere in qualche modo un'illusione. Un'illusione potente, convincente, necessaria forse, ma pur sempre un'illusione. Di conseguenza, il viaggio spirituale cambia radicalmente natura. Non è più il tentativo di un'anima perduta di raggiungere un Dio lontano e separato. Diventa invece un processo di risveglio. Un risveglio alla verità di un'unità che è sempre esistita, che è la nostra condizione originaria.
Non si tratta di costruire un ponte per attraversare un abisso e raggiungere il divino, ma di rendersi conto che siamo sempre stati parte dell'oceano divino, anche quando ci sentivamo come una goccia isolata e sperduta. La ricerca non è più verso un là fuori, ma verso un qui dentro. Se tutto è dentro l'assoluto, come ha avuto origine l'universo? Se non c'è un fuori, come può qualcosa entrare in esistenza? Qui arriviamo a una seconda fondamentale distinzione fatta dagli insegnamenti. L'universo non è stato creato, ma è emanato. Cosa significa questa differenza apparentemente sottile? Significa che l'universo non è stato fatto dal nulla, come un mago che tira fuori un coniglio dal cilindro. Come afferma Kempis, dal nulla non possono essere state create tutte le cose. Il nulla, per definizione, non è. E da ciò che non è, nulla può venire. Invece, l'universo è una manifestazione, un'estensione, una proiezione della sostanza stessa dell'assoluto. L'assoluto, per manifestarsi, per esprimere il suo potenziale infinito, prende la forma dell'universo. Usiamo un'analogia semplice ma potente. Immaginate il Sole. Il Sole non crea i suoi raggi in un atto separato. I raggi emanano dal Sole, sono un'estensione della sua stessa natura, sono fatti della sua stessa sostanza di luce e calore. Non potete separare un raggio di Sole dal Sole. Il raggio è il Sole che si estende nello spazio. Allo stesso modo, l'universo emana dall'assoluto. Questo significa che ogni singola cosa, dalla più piccola particella subatomica alla più grande galassia, ogni roccia, ogni pianta, ogni essere vivente, è fatta di divina sostanza. Dio, o l'assoluto, non è un'entità esterna che osserva la sua creazione da lontano. Dio è in ogni cosa, e ogni cosa è in Dio. Questo passaggio da una dottrina della creazione a una dell'emanazione ha conseguenze immense e profonde che dobbiamo esplorare. La prima conseguenza è che il mondo materiale e la vita stessa vengono riconsacrati. In molte tradizioni basate sulla creazione, il mondo fisico è visto come qualcosa di inferiore, una prigione per l'anima, un luogo di esilio dal paradiso, qualcosa da cui fuggire. Ma se ogni cosa è plasmata da sostanza divina, allora la materia non è profana, l'universo non è un errore o una caduta, è una teofania, una manifestazione del divino. La natura, il nostro corpo, il mondo che ci circonda diventano sacri. Il divino non è solo in cielo, ma è qui, ora, in ogni atomo dell'esistenza. La seconda conseguenza riguarda la nostra stessa natura. Un mito della creazione postula una separazione fondamentale. Il creatore è intrinsecamente superiore e diverso dal creato. Questo porta a concetti come il peccato originale, l'idea di essere nati imperfetti, macchiati, bisognosi di una salvezza che può venire solo dall'esterno. Il concetto di emanazione dissolve questa separazione alla radice. Se ogni cosa è plasmata di divina sostanza, allora noi non siamo nati nel peccato. La nostra essenza più profonda non è corrotta. Siamo, nel nostro nucleo, della nostra stessa natura, della fonte da cui proveniamo. L'individuo non è più un essere separato che cerca disperatamente Dio, ma è una manifestazione di Dio che cerca di prendere coscienza della propria vera natura. E questo ci porta alla terza e più importante conseguenza. Lo scopo del viaggio spirituale viene completamente ridefinito. Non si tratta più di obbedire a delle regole esterne per guadagnarsi un premio futuro in un paradiso lontano. Non si tratta di placare un Dio offeso. Il viaggio non è più verso l'esterno, ma diventa un viaggio radicalmente interiore. L'obiettivo non è più andare in paradiso per stare finalmente con Dio, ma realizzare quella parte di noi, il nostro vero sé, che, come dicono gli insegnamenti, è Dio alitato in noi. Ecco perché, in questa filosofia, l'enfasi è posta in modo così potente e costante sulla conoscenza di sé. Il famoso motto inciso sul tempio di Delfi, conosci te stesso, non è solo un consiglio psicologico per vivere meglio, ma diventa il comandamento spirituale per un'eccellenza. Perché? Perché conoscere se stessi in profondità, al di là della maschera della personalità, al di là delle paure e dei desideri dell'ego, significa in ultima analisi scoprire la scintilla divina che è il nostro nucleo. E attraverso la conoscenza di quella scintilla si arriva a conoscere l'assoluto di cui siamo parte integrante. Il percorso diventa un viaggio di autorealizzazione che è sinonimo di realizzazione di Dio. In questo primo passo abbiamo quindi spostato il nostro punto di vista in modo radicale. Siamo passati da un universo creato da un Dio esterno e separato a un universo che emana da una realtà assoluta, onnicomprensiva e unitaria. Abbiamo iniziato a comprendere che non siamo creature separate e imperfette, ma manifestazioni della sua stessa sostanza divina. Questo ci fornisce il perché fondamentale dietro a tutto il percorso che faremo insieme, un viaggio interiore non per diventare qualcosa che non siamo, ma per ricordare e riscoprire ciò che siamo sempre stati. Nel prossimo episodio inizieremo a esplorare come questa natura divina si articola all'interno di noi, analizzando l'architettura della nostra anima e distinguendo tra la nostra identità passeggera e la nostra essenza eterna. Grazie.